ragazzi, bentornati sul canale a questo nuovo video giorno 2 del viaggio in Croazia. Stavolta percorreremo insieme quella che è probabilmente la strada più bella di tutto l'Adriatico. Partiremo a sud e risaliremo verso nord a raggiungere le tre isole di Cres, di Veglia e di Lussini. E anche questa volta, come sempre, paesaggi fantastici ed eccezione. E ricordatevi, la traccia GPX la trovate sotto in fondo in descrizione. E ora andiamo in moto. Vamos! Ciao ragazzi, bentornati a questo secondo giorno di viaggio. Oggi si va sulla litoranea e andrò su tre isole: l'isola di KRK o Cherso, l'isola di Veglia e l'isola di Lussino. Una è collegata alla terraferma, quella di Cherso KRK, con un ponte, per l'altra devo prendere un traghetto, cioè praticamente da Kers a Lussino. Bueno, iniziamo a prepararci. Qua come vedete tutta la spessura che ho, se volete far video questo è l'inconveniente. Naturalmente vi ho risparmiato i controlli che faccio alla moto la mattina, cioè ho ringrassato la catena un'altra volta perché ieri ho preso acqua, mi chiedo se serve a ingrassarla veramente ogni volta che prendi acqua, e ho controllato l'olio, tutto a posto. Ok, transat pronto, tutto bello settato, traccia impostata, fa un caldo bestiale già, sono 26 gradi, spero che faccia caldo perché ne ho abbastanza di sentire freddo. Partiamo, vamos! Sono un attimo fermato a fare una foto. Qua ci sarebbe da fermarsi ogni secondo a far foto. Il panorama dietro di me è bellissimo, c'è questa distesa di mare, poi davanti l'isola di Pag, che è quell'isola lì semidesertica. Adesso ci sono tutta una serie di isole e bracci di terra che si protendono verso nord lungo la costa, molto frastagliata da questa zona, quindi era pieno di porti sicuri, e per questo che in queste zone comunque Venezia aveva molte basi navali. Molto molto bello. Tra l'altro anche Zara era italiana, che è leggermente più a sud. Siamo indicativamente all'altezza di Pesaro più o meno, cioè un bordello pazzesco, completamente diversa, veramente un... Poi qua c'è tutta la parte rocciosa, quindi sei letteralmente tra le montagne e il mare. Ora risalgo in moto e continuo perché dobbiamo arrivare fino a nord, devo prendere il traghetto oggi. I passi dolomitici sono bellissimi, ma guidare con il mare qui a fianco non ha prezzo. Guarda che differenza di vegetazione, qua è molto rocciosa e c'è una vegetazione, c'è un minimo strato di humus. Invece guarda là, è completamente deserto, non nasce niente perché quelle zone lì sono battute dal vento, dalla bora, quindi solleva aria salmastra e praticamente è tutto desertificato. Non nasce nemmeno l'erba. Zero. Poi questa qua davanti è ancora l'isola di Pag o Pago, è veramente lunghissima, si estende per tantissimo, guarda, non se ne vede nemmeno la fine laggiù. Bene, ora continua, veramente una guida fantastica e rilassante perché non c'è nessuno, pochissime moto, pochissime macchine, temperatura perfetta. Continuiamo. Allora ragazzi, mi sono un attimo fermato qui sulla costa perché volevo dirvi una cosa su quell'isola qua giù dietro di me. Si chiama Goli Otok, anche detta Isola Calva. Quest'isola qua ha una storia terribile. Considerate che dal 1948 al 1956 è stato un campo di concentramento, un lager. Lì sono state rinchiuse 30.000 persone e ne sono morte per sfinimento o torture più di 4.000.
Considerate che parliamo di un'epoca dopo la seconda guerra mondiale. Parliamo di un'epoca in cui dopo la seconda guerra mondiale la maggior parte delle persone in Europa, tutti pensavano che il discorso dei lager era finito, e invece qua c'è stato questo campo terribile fino al 1956, è poi stata una colonia penale fino al 1988, pensate. Sappiate che quando passate queste coste, queste isole brulle qua dietro non sempre hanno da raccontare storie di navi al largo in barca a vela e bikini, ma hanno anche veramente storie terribili. Se ti rendi conto di che spot ho trovato, e penso che stavo per saltarlo perché non avevo visto in tempo la deviazione, guarda qua, che spettacolo qua davanti, incredibile, incredibile. Adesso andiamo giù che forse ci scappa un bagnetto, vediamo dai, vediamo cosa ci propone questa stradina. Allora lo spot portava in questo parcheggio qua, messo qua, c'è questo sentierino che porta a un punto panoramico. Mamma mia ragazzi, cosa vedo! Guarda qua, guarda che gola, fantastico. Qua ci si potrebbe piazzare una tenda e fare un bivacco notturno very wild, guarda come si adatterebbe. Tra l'altro il tramonto ce l'avresti là, quindi perfetto, bellissimo. Ripeto, questo giro che faccio in 3 giorni, fatto tranquillamente, potrebbe prendere una settimana comoda, poi esplorando un po' di più. Bellissimo. Ok, mi sono fermato un attimo per pausa pranzo qua su questo ristorantino, vista spaziale. Ho mangiato 4 scampi, un'insalata, una bottiglia d'acqua e patatine fritte, una porzione scarsa, 30 euro. Questo è uno dei motivi per cui non mi piace fermarmi ai ristoranti. Alla fine non ho mangiato un cazzo, non sono soddisfatto e pagato 30 euro. Cioè, per fermarsi ai ristoranti e essere soddisfatto bisognerebbe informarsi un po' prima, no? A me è spessissimo così, a me almeno capita sempre. Se ti informi prima, vedi dove mangiare, mangi bene. Se vai così a caso, 99% prendi una fregatura. E quindi io spesso vado dai panini quando vado in moto. Questo è il motivo principale. Cioè, se mangio e pago devo essere soddisfatto, se no mangio un panino. Comunque adesso ripartiamo, direzione nord. Vamos! Arrivato sull'isola di Cherso e ho passato 2 ponti, come avete visto, per venire qua. Adesso sono qua su questa cava abbandonata che ho fatto qualche girettino e sono in largo anticipo. Sono contento, così mi stanco un po' meno oggi. Adesso entro un po' dentro ad esplorare l'isola prima di prendere il traghetto, che ce l'avrei alle 16:45. Adesso sono le 2:40, quindi c'ho ancora 2 ore comode per andare un po' a vedere quest'isola prima di andare sull'altra ancora, che è Lussini. Madonna ragazzi, che caldo! Hai visto che posto incredibilmente bello? Io non credo che monterò il video perché sono super monotematico in questo viaggio. Continuo a dire bello, bello, fantastico, ma è veramente così. Ad ogni scorcio si apre del panorama che potresti stare qui un mese a godertelo tutto. È veramente senza parole. Guarda lì come scende giù e si tuffa nel mare la strada. Tutta la costa è super frastagliata. Ieri pensavo di aver visto tanto di bello e oggi lo eguaglia se non lo supera. Ero venuto in Croazia tanto tempo fa, ma era febbraio, ho fatto una vacanza invernale
e è tutta un'altra roba vederla d'estate, non ricordavo tutta questa bellezza, probabilmente avevo preso tempo brutto, non mi ricordo nemmeno adesso, però è incredibile, bellissimo. Venite in Croazia. La cosa bella è che qua i motociclisti ti salutano tutti, indipendentemente dalle moto che hanno. Da in Italia tipo chi c'ha le Harley non ti saluta mai, qua ti salutano tutti, ma anche se sei fermo, sei sceso, tipo adesso io sto parlando, passano, ti salutano. Guarda qua che panorama, sono senza parole, siamo al top. Bueno, ora sono all'imbarco, si dovrebbe mettere circa 20 minuti. Ho un po' di moto ma non troppo qua dietro e non fa nemmeno troppo caldo per aspettare il sole. Bel traghettone qua, ultimo traghetto, primo e ultimo traghetto di oggi. C'è l'allarme del GS che suona. Quella è l'unica moto che rompe i coglioni, l'allarme del GS. Eccomi arrivato con le ultime luci del tramonto a Lussingrande. Il paesino è fantastico, adesso vado un po' ad esplorarlo e anche a cercare qualcosa da mangiare. Giornata pienissima oggi, spero che un po' traspaia dal video, mi dispiace di aver avuto questo inconveniente di non poter parlare nel casco, ma spero di aver un po' riempito il vuoto fermandomi, chiacchierando e con le immagini. Questo paesino qua c'è una piccola comunità di italiani storica che vivevano qui ancora secoli addietro. Pensate che il 3% della popolazione qui è di madrelingua italiano. E prima sono passato sulla strada, c'era proprio un cartellone che diceva: censimento 2023, è importante dichiarare la tua nazionalità, di che sei italiano. Cioè, di che sei italiano, o sei italiano o non sei italiano, non è che è un'opinione. E comunque ancora parecchio sentita questa cosa. Adesso vado un po' a esplorarlo. Domani rientro in Italia passando dall'Istria, anche lì ci saranno dei paesini interessanti da vedere e da esplorare. Si riparte da qua, quindi domattina vedrò qui a fare magari qualche voletto col drone per farvelo vedere all'alto, perché è proprio bello incastonato su. La traccia GPX, come nella prima giornata, ve la lascio sotto in descrizione, ci sono tutti i posti che ho visto io oggi, quindi è assolutamente quella al 100%. Come sempre scaricabile gratuitamente in descrizione, se volete lasciare qualcosa mi fa solo piacere. Iscrivetevi al canale, che vi devo dire ragazzi, dai, ci vediamo alla prossima e per me è domani. Ciao!